hanno contattato appunto una di queste agenzie dicendo che c'era appunto la parte, mi hanno detto proprio la tua parte, il tuo personaggio si chiamerebbe Luca, che è il mio nome reale, quindi sembrava fatta apposta per me. Perfetto, era cucita su di te la parte. Quelle scene che arrivano in Corea non erano nello script, cioè non erano state pensate all'inizio. Cioè, davanti alla regista e tutti mi fa in coreano: Luca, ma se andiamo a Milano dov'è che si va nei posti in discoteca, così? Non me l'ha detto in coreano? Allora, diciamo che in questa fase di intervista abbiamo conosciuto un po' di più Luca come persona e le sue esperienze in Corea, ma ci vogliamo addentrare in quella che è la sua esperienza come attore, perché Certo. se abbiamo la fortuna di averlo qui oggi è perché lui lo abbiamo conosciuto come attore. Quindi entriamo un po' in questa fase, andiamo un po' a parlare di questa grande esperienza e fortuna, non lo so, ce lo direi tu, che hai vissuto grazie al dramma Vincenzo. Allora, prima domanda, Sì. come partiamo? Come è arrivata questa notizia? Cioè, Esatto. come è nata la cosa, la tua E come l'hai partecipazione in vissuta, Vincenzo? soprattutto? Mm-mm. Allora, innanzitutto, non era la mia prima esperienza da attore. Ok. Diciamo che io non ho mai fatto corsi professionisti da professionista, però quando ero nella scuola superiore ho sempre fatto il musical, quindi ho sempre Ok, avuto un po' di bello. passione, anche quando ero piccolo mi è sempre piaciuto recitare, comunque una passione che ho sempre avuto, non ho mai fatto in modo professionale. Arrivando in Corea, appunto, come dicevo prima, ho avuto la fortuna di entrare nel mondo dell'intrattenimento, appunto perché all'inizio non c'erano tanti stranieri, tanti italiani soprattutto, e a fare varie connessioni, quindi entrare nei vari giri di agenzie e cose varie, e quindi ho fatto tante esperienze come comparsa all'inizio. Poi ho fatto un ruolo che è stato il più grande prima di Vincenzo, che è stato quello di un film che si chiama The Black Priest, in coreano Sì. Common Sajjedul, e nelle prime scene appunto ci sono io che interpreto un prete italiano, quindi sempre recitato in italiano. All'inizio anche è stata una bella parte che, diciamo, mi ha fatto entrare ancora di più nel mondo dei drama e dei Del film, cinema e della recitazione, certo. sempre continuato a fare comparse comunque di continuo. E poi Vincenzo, com'è nata? Mi hanno contattato appunto una di queste agenzie dicendo che c'era appunto la parte, mi hanno detto proprio la tua parte, il tuo personaggio si chiamerebbe Luca, che è il mio nome reale, quindi sembrava fatta apposta per me. Perfetto, era cucita su di te la parte. Io Era un pensavo periodo invece... Fosse No, stato no, creato era- il nome dopo. Invece l'hanno creato prima. Ah, ok. E mi hanno chiesto di mandare un casting. In quel periodo, quando mi hanno chiesto il casting, era verso l'inizio dicembre, Mhm. e qua il Covid era uno dei periodi peggiori, quindi non si potevano fare i casting dal vivo. Ho dovuto mandare un video dove appunto la cosa interessante è che in questo video dovevo fare finta di essere in macchina. Sai, la scena iniziale dove Sì, lui mi sì, dice: sì. in casa di Emilio, sì, consigliere. Ok. E in pratica la cosa che faceva ridere è che mi hanno mandato lo script e c'era solo la frase sì, consigliere. consigliere. Basta, la macchina e basta. Volevano solo vedere quello. E quindi ho fatto il video per fare più effetto, me lo sono montato a casa, ci ho messo gli effetti sonori, ho messo l'effetto che parte la macchina, così. Se voi poi ve lo mando potete metterlo nel Dai, video. bello, Ah, bello, cavolo. bello, sarà bellissimo. A casa di Emilio. Sì, consigliere. La parte doveva essere quello e qualche scena al telefono. Mhm. E ho fatto i primi 2 giorni di ripresa, dove ho fatto prima la prima puntata e le puntate dove parla al telefono, e diciamo sono piaciuto tantissimo ai produttori e mi hanno voluto farla arrivare in Corea, quindi tutte quelle scene dove arriva in Corea sono state poi programmate dopo, perché sono piaciute talmente tanto ai produttori che mi hanno chiamato di nuovo. Can I help you? 빈센조 카사노 씨를 찾고 있습니다. Oh, consiglieri. Sì. Seguimi. Seguimi. Luca. Oh, Bello. Bello. Diciamo che quando i drama in Corea in generale, e soprattutto questo, li scrivono un po' quando Man sono mano. uscite le prime Quello che puntate. dicevi. Esatto, perché guardano il risponso delle persone, vedono Certo. questo personaggio funziona di più, questo elemento della storia funziona di più, e li cambiano man mano. Mhm. E quindi hanno deciso di fare quelle scene che arrivano in Corea non erano nello script, cioè non erano state pensate all'inizio, e
dato che sono piaciuto tanto mi hanno chiamato di nuovo. E guarda, dal punto di vista esperienza è stata un'esperienza fantastica, perché comunque soprattutto è un dramma che parla dell'Italia, anche se ok è un po' stereotipato e tutto, però è un piacere per me da italiano far parte di un dramma che comunque ha fatto riscoprire l'Italia ai coreani. Bello. E quindi è stata veramente un'esperienza bellissima. Poi ovviamente incontrare un attore, lavorare insieme a un attore come Sung Joong-ki e recitare insieme a lui è veramente qualcosa di straordinario, perché comunque sai, arrivare così sul set, incontrarlo, poi lui è molto molto amichevole, è stato molto alla mano. E soprattutto mi guardava molto come, cioè io ovviamente lui doveva parlare italiano, quindi mi guardava, c'era una persona che faceva da Italian coach sul set, okay. Però ovviamente quando eravamo sul set chiedeva a me perché doveva recitare con me, e quindi è stato molto interessante dover insegnare a un attore così professionista i modi di fare italiano, come muoversi, come pronunciare le varie parole. È stata veramente una cosa fantastica. Noi infatti avevamo una domanda su questa cosa. C'è un momento proprio magari divertente, un retroscena divertente di un momento in cui c'eravate tu e lui e dovevi aiutarlo a dire qualche parola in italiano, perché poi sai, quando dice alcune parole, vabbè, l'hai imparata una volta, la ripeti, ma c'erano dei momenti in cui faceva proprio dei discorsi in italiano quasi filosofici, che immagino che per un coreano che non ha mai parlato italiano deve essere durissima, cioè veramente durissima. Un retroscena divertente che può essere capitato su questo o su altro. Un retroscena divertente, quando ha tirato il pugno sul tavolo, che nella scena dove parliamo nell'ufficio, gliel'avevo detto io di tirare il pugno. Ok. Si incazzano. Bravo. È vero. Perché non è solo la lingua, anche i movimenti, esatto. Sì, perché nel mondo pensano che basti questo per fare l'italiano, ma non è vero, non basta questo, c'è un mondo. Bastardo infame, che cazzo. Poi c'è un altro episodio divertente quando eravamo nella scena nell'aereo, che mi si vede poco in quella scena, però diciamo che poi mi devo sedere di fianco a lui, è tutto finto, ovviamente era un set, e eravamo seduti e lui ovviamente non sapeva il mio livello di coreano, ancora lì non ci eravamo conosciuti bene. E in coreano mi fa, davanti alla regista e tutti mi fa in coreano: Luca, ma se andiamo a Milano dov'è che si va nei posti in discoteca, così, non me l'ha detto in coreano. E non si aspettava che io rispondessi, mi ha guardato ridendo, e io in coreano perfetto gli ho risposto: ma sai, vivendo in Corea anch'io non lo so, e si sono tutti a ridere. Non se lo aspettava. Giustissima come risposta. Va bene ragazzi, diglielo, se avete bisogno quando venite a Milano ci siamo noi, per movida, cose divertenti, noi siamo assolutamente pronti. Lo dico allora, Sung Joong-ki. Avvisalo. Allora, una domanda bella che avevi fatto tu era quella del che loro in Italia non sono mai stati. Sì. È vero, Bravo. Sì, perché dicevi tu proprio nella scena in cui state in aereo, ad esempio, che era tutto un set, giustamente, ma anche alla scena iniziale, no? Sì, che voi non siete stati in Italia. Sembrava tutto così reale, e invece no, era tutto green screen. Esatto, è allucinante appunto il risultato finale, anch'io sono rimasto veramente, perché poi soprattutto l'abbiamo registrato, era in una campagna coreana, ok, con il green screen dietro, in realtà non era green, era blu. Era blu, ma il risultato finale è impressionante perché sembra troppo realistico. Non so se avete visto i backstage, ci sono dei video su YouTube dei backstage che fa vedere appunto le scene col blue screen, poi come l'hanno modificate. Sono stati veramente bravi. Io non so adesso, ovviamente immagino abbiano speso una barcata di soldi per avendo Netflix dietro che per la post-produzione. Comunque è veramente, veramente allucinante il fatto che sembra che sia in Italia. Mi avevano proposto appunto prima ancora che del casting, ho detto ci sarebbe l'opportunità magari di viaggiare in Italia e fare delle riprese lì. Io ovviamente entusiasmo, certo di tornare in Italia per fare una serie coreana, e niente, però purtroppo per il Covid non hanno potuto farlo, appunto perché poi era dicembre, un periodo un po' così, gennaio, e niente, comunque sì, hanno fatto un bellissimo lavoro con la post-produzione, tutto veramente impressionante. Nessuna scena è stata fatta in Italia, tutte esclusivamente in Corea su set e green screen. Anzi, la scena dove sono io al telefono, che sono in quella cittadina, quello non è green screen, ma è un villaggio turistico che c'è qua in Corea, che è stato creato apposta per ricreare l'Italia. È una campagna coreana, cioè una specie di un villaggetto che hanno costruito da zero per i turisti, dove ci sono ristoranti italiani e tutto, ed è una mini Italia che hanno ricreato tutto per la gente che magari vuole, sai, no? Fanno spesso queste cose in Corea. C'è anche un villaggio francese che sembra una città francese. Dai.
Bello. Esatto. Allora Luca, a questo punto direi progetti futuri, non cose che puoi dire ovviamente, che sai magari c'è. Certo. Progetti futuri sicuramente adesso, grazie a Vincenzo, altri drama, comparse, cose varie, ne ho già girate qualcuno, ovviamente non posso dire cosa. No, grandi progetti sto ancora aspettando, però diciamo che sono in contatto con tantissime agenzie, quindi sicuramente altri drama, cose dove servirà un personaggio italiano, adesso ci sono io, sicuramente sono in bella vista. Progetti, mi piacerebbe aprire, personalmente mi piacerebbe aprire o YouTube o TikTok e parlare un po' della cultura italiana, coreana. Bello. Soprattutto per gli stranieri e per i coreani. E niente, comunque per il resto lavoro sempre, comunque mi chiamano spesso per fare cose modello, cose varie, quindi ultimamente sto lavorando più che altro per aprire, appunto, sto pensando di aprire un TikTok a breve dove parlo un po' della cultura italiana e coreana. Sì, bene. anzi direi che secondo me è proprio il momento giusto, perché anche col dramma Vincenzo effettivamente ha creato una connessione. Sembra una cosa banale, però sembra a quanto pare che la cultura, cioè i coreani si stiano interessando molto alla cultura italiana. È vero, quindi si nota. sarebbe proprio il momento e servirebbe proprio quella persona che porti la nostra cultura anche in Corea. Assolutamente. Luca, noi proviamo a strapparti non una promessa ma una speranza, tra virgolette. Sicuramente questo video creerà della curiosità in chi lo vedrà e siamo quasi sicuri che ci sarà gente che avrebbe fatto 1 milione di domande che noi non abbiamo fatto, certo, che non ci sono venute in mente o che magari non l'abbiamo fatto per tempo. Ci piacerebbe chiederti se un domani, tra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, quando sarà, ci potessimo rincontrare per porti le domande che ci ha fatto il nostro pubblico, per dare voce anche ovviamente a chi ci segue sempre. Certo, volentieri. Grazie, vedi che è sempre bello. Allora, come vorresti concludere questa intervista? C'è un qualcosa che vuoi dire? Un saluto, un ringraziamento a qualcuno? Non serve a noi, in senso, in generale. Come vorresti concludere? Vorrei soprattutto ringraziare Antonio che mi ha dato la possibilità di incontrarvi, è stato un piacere, ovviamente è sempre piacevole parlare della mia esperienza, comunque condividere, soprattutto con canali come il vostro dove appunto ci sono persone interessate alla Corea. Mi farebbe piacere aiutare persone che sono interessate alla Corea e vorrebbero venire qua. Comunque io ovviamente ho fatto un percorso universitario e soprattutto lavorativo che è stato abbastanza lungo, quindi per qualsiasi cosa mi piacerebbe appunto aiutare le persone che sarebbero interessate. Creare un po' una specie di ponte tra Italia e Corea sarebbe veramente interessante. Un riferimento proprio. Esatto. Mm-hmm. E poi ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto viaggiare. Grazie mi hanno dato la possibilità di scoprire questo paese e di passarci poi 8 anni senza essere troppo rompiscatole. bello. Non è da poco questa, no, non è da poco assolutamente. Allora Luca, un messaggio chiaro a chi ha seguito questa diretta: se volessero venire a trovarti, l'importante è che portino un sacco di formaggio e di cibo italiano. Bravo, esattamente. Poi sono disponibile in qualsiasi momento. Perfetto, allora prepariamo una valigia solo di cibo e ti ringraziamo veramente tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e ci hai confermato quello che pensavamo via messaggio, che sei una persona umile, simpatica, gentile. È stato piacevole, davvero veramente piacevole. È sembrato di parlare con un amico che conosciamo da anni, vero o no? È stato davvero piacevole, grazie Bello. mille. Scrivete le vostre domande perché un domani rincontreremo Luca, magari dal vivo, chi lo sa, si spera, e porremo quelle che sono le vostre domande e le vostre curiosità. Luca, grazie ancora e al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao.